Benvenuti nel video dedicato alle tasche applicate. Queste gialle sono delle tasche applicate sui bordi. La partenza del taglio e l'arrivo del taglio dove inserisco la mano si trova sul perimetro e anche il sacchetto tasca, l'inizio e la fine si trova sul perimetro. Questa invece è sempre una tasca applicata però all'interno del modello. Parto usando come esempio una gonna a 1/4 di ruota. Voi dovete inserire le vostre misure, vado ad aprire gestione parti, mi trovo un davanti e un dietro. Vado a crearmi la tasca sul davanti, clicco tasche, mi si apre questa pagina, qui ho la possibilità di selezionare. In questo video vi farò vedere tasca applicata esterna su bordi. Faccio doppio clic, mi trovo di fronte a questa schermata, ho la possibilità di scegliere la tipologia di taglio per la tasca. Io scelgo tipo 4 e anche il sacchetto tasca, quindi la forma della mia tasca, e io seleziono sacchetto tipo 2. Vado a cliccare ed ecco qua che mi trovo di fronte alla pagina che mi dà la possibilità di modificare la tasca. Mi viene proposta questa forma e io ora vi faccio vedere come potete modificarla. Vado ad abilitare mostra quote, così si vedono i centimetri. In questo caso mi dice che l'inizio del taglio rispetto a B è di 4,1. Vado ad aumentare, mentre T2 mi dice che è a 10 centimetri e direi che va bene così. Per cambiare la posizione di T1 e T2 devo andare qui, nella mia sinistra, dove c'è scritto taglio tasca. Sposta T1 e sposta T2. Nel caso di T1 vado con meno e meno. Vi ricordo che cliccando una volta sul doppio meno si sposta di mezzo centimetro, sul meno singolo si sposta di 1 millimetro e la stessa cosa per quanto riguarda il più. Sono arrivata a 5,1, facciamolo, lo arrotondiamo, 5 centimetri. Poi ho la possibilità di spostare anche i punti di cui è composto il mio sacchetto tasca, quindi S1 ed S4 per quanto riguarda il perimetro. Mi viene indicato che si trova rispetto a T1 a 5,1. Lo aumento. Per modificare il sacchetto tasca devo utilizzare questi bottoni dove c'è scritto forma sacchetto. C'è scritto sposta S1, vado sempre con il meno perché vado in senso antiorario. Ok? E poi vado a spostare S4 in senso, questa volta col doppio più, perché è in senso orario. Portiamolo a 10 centimetri. Ecco qua. Ora vado a modificare la forma del mio sacchetto tasca. Ho anche la possibilità di utilizzare la profondità. Faccio il doppio clic, mi si spostano i punti all'interno del mio sacchetto, quindi in questo caso S2 ed S3. Ok. Posso modificare ognuno di questi lati, quindi S1 e S2 e via dicendo. Però prima devo andare ad abilitare modo modifica avanzata. Clicco, mi si apre sotto questa finestra, vado a selezionare ogni lato. Mi viene indicato che è una curva di tipo segmento. Seleziono curva a 2 punti. La tangenza su S1 la lascio così, mentre la tangenza su S2 vado a selezionare tangente a curva vicina e aumento un po' il peso. Portiamolo a, qui sotto vedo il peso, lo portiamo a 100. Poi vado a selezionare S2 e S3, mi dice già che S2 è tangente e anche S3 è tangente, quindi vado solo a modificare un po' il peso, S3, ok. Poi vado a selezionare S3 e S4,
seleziono curva 2 punti e su S3 clicco tangenza a curva vicina e anche qui aumento il peso in modo da fare la tasca un po' più arrotondata. Ok. Direi che sono arrivata alla tasca che volevo. Quindi faccio ok, conferma ed ecco qua che mi trovo la mia tasca che ho creato, che è una tasca applicata che viene appoggiata sopra il dritto della mia gonna. E qui ho la mia gonna. Per quanto riguarda il dietro, vi faccio vedere la tasca invece interna. Quindi seleziono il dietro, clicco tasche e vado a selezionare tasca applicata esterna o a toppa. Qui sotto vi ricordo che una volta che avete selezionato la tasca vi viene fuori una breve descrizione. Clicco 2 volte. Qui ho la possibilità di scegliere la forma che desidero. Inizialmente parto con questa tasca di tipo 2. Posso, cliccando 2 volte, mi viene all'interno del mio dietro la tasca. Io posso modificare la posizione, la dimensione e aumenta e diminuisce tutto in proporzione. Posso anche cambiare la rotazione. Posso però anche modificare tutti questi lati. Devo abilitare modo modifica avanzata e mi vengono fuori, cliccando sui lati, le possibilità di spostarlo e anche cambiare il tipo di segmento. Clicco ok, conferma. Nella gestione parti, ora mi trovo la taschina che ho creato e sul dietro mi viene segnata, tratteggiata la posizione dove io ho creato la tasca e dove posso appoggiarla poi nella confezione. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!